Non è neanche, peraltro, facilissimo dare una definizione corretta, perché poi, essendo una buzzword, no, come dicono gli inglesi, una parola alla moda, come big data, come tante altre espressioni, preferibilmente in inglese, viene poi utilizzata spesso anche così, o anche spesso utilizzata non tanto a proposito. Però con Mobility as a Service, la definizione insomma, che cerco di trasmettere appunto agli studenti nei corsi di pianificazione dei trasporti che qui facciamo al Politecnico di Torino, è proprio cercare di separare proprio dal punto di vista tecnico l'aspetto di produzione di un servizio di trasporto dall'aspetto poi, se vogliamo, più commerciale, canale commerciale di vendita. E qual è il vantaggio possibile di questa operazione? Mentre tradizionalmente, insomma, chi produce un servizio di trasporto si occupa anche di cercarsi clienti e di vendere, e quindi di vendere il proprio prodotto, se si separano queste due funzioni è possibile più facilmente combinare diversi servizi, perché ci possono essere, così come è avvenuto in altri settori economici, pensiamo, non so, il settore dei viaggi delle compagnie aeree, no? Una volta appunto le compagnie aeree avevano i loro canali di vendita diretta che diciamo, vendevano la maggior parte dei biglietti. Adesso non è più così, la maggior parte dei biglietti venduti dalle compagnie aeree sono venduti da intermediari. Allora, il vantaggio di queste operazioni è proprio quello, nell'ottica dei trasporti, di cercare di combinare, ed è qui l'interesse per la pianificazione dei trasporti, di combinare diversi servizi per dare quindi un servizio complessivo più appetibile per chi poi deve spostarsi, perché sappiamo bene che diversi modi di trasporto hanno ciascuno punti di forza e di debolezza e non sempre i modi di trasporto proprio in ottica ingegneristica sono utilizzati al meglio delle loro possibilità, quindi sappiamo tutti c'è una tendenza al sovrautilizzo ad esempio dell'autovettura privata, proprio perché altri modi di trasporto che pure potrebbero essere utilizzati come alternativa efficace non lo sono proprio perché non si riescono a combinare bene. Quindi questa è un po' l'idea che c'è alla base del MAS, al di là insomma, di molte operazioni magari un po' più di marketing e di facciata, dove magari a volte si vedono, non so, delle app che richiamano il MAS, ma che in realtà non sono MAS. Ci sono, rimanendo in ambito MAS, ci possono essere due barriere, no, principali che si vedono, una lato utente e una lato operatore. Lato utente, come sempre, quando si parla di tecnologie dell'innovazione, naturalmente ci possono essere persone o strati sociali, gruppi sociali che possono avere maggiore difficoltà, no? Perché naturalmente l'utilizzo anche di un servizio di car sharing, lasciamo perdere il MAS, ma anche un servizio di car sharing o di bike sharing presuppone, non so, l'utilizzo di un'app sullo smartphone, che può essere un'operazione banale per la maggior parte delle persone, ma per molte altre non lo è. Quindi c'è un primo aspetto, un technology bias sicuramente su cui bisogna lavorare, ma direi il problema è più generale, non è tanto il car sharing, no? È un problema più generale. Ormai l'accesso a molti servizi avviene attraverso queste piattaforme informative, quindi questo digital divide secondo me è un problema sociale molto più ampio, non lo so, adesso lei citava la pandemia, non so, per avere i bonus dell'asilo nido, per avere i bonus anche della bicicletta elettrica, eccetera, uno deve andare, collegarsi su un sito, operazione magari non banale, perché poi questi siti, insomma, abbiamo visto che hanno dei problemi. Quindi è un problema enorme sociale, molto più ampio, di cui se vogliamo è una parte molto piccola. E poi la seconda barriera è quella lato operatore. Qui insomma ci sono un po' di dietro le quinte, non si può dire tutto in una video intervista, ma alcune cose già si sanno. C'è una grande riluttanza dal punto di vista di molti operatori, soprattutto del trasporto pubblico tradizionale, ma anche da alcuni punti di vista al bike sharing, a diciamo, aprirsi, no, a questo nuovo mondo MAS, perché questo presuppone ovviamente un'apertura, cioè non più la gestione in house di quello che è i rapporti con la clientela, ma ovviamente un'attitudine diversa, perché molti operatori, a mio avviso probabilmente anche ha ragione,
temono, non dico di fare una brutta fine, ma di trasformarsi a meri produttori di servizi che poi potrebbero in futuro essere in balia, no, di un consolidatore monopolista che poi naturalmente li mette in posizione subalterna, cioè vogliono evitare di fare la fine degli hotel di fronte a Booking, tanto per no. Ed è un rischio concreto. In questo senso il progetto della Regione Piemonte Bip for Mass sicuramente è interessante perché mira proprio a creare un ecosistema, mi pare che lo chiamino, no? Proprio anche per cercare di evitare questi fenomeni, cioè dare supporto per lo sviluppo di una piattaforma tecnologica tale per cui ci sia una pluralità di operatori MaaS, cioè il mercato della concorrenza, e non che il MaaS magari finisca per favorire posizioni monopoliste, magari addirittura di un operatore privato. Quindi queste, diciamo, sono secondo me i due aspetti su piani molto diversi, ma che bisogna tenere nel debito conto per poter andare avanti. Di per sé invece l'aspetto tecnologico, non dico che è banale, è quasi, però si tratta di integrazione di piattaforme, di bigliettazioni, insomma non è nulla di tecnologicamente praticamente rilevante. Ci sono questi aspetti critici, ma sono più al confine fra tecnologia e società, che sono come sempre nei trasporti, ma non solo, i veri problemi difficilmente risolvibili. La storia degli incentivi dati sotto 80 forme, cioè finanziamenti diretti oppure investimenti infrastrutturali, che se vogliamo è un modo di incentivare nel nostro paese, e non solo nel nostro paese, sono sempre stati fatti non per motivi di pianificazione dei trasporti, ma per motivi industriali, cioè penso che sia abbastanza valido tuttora, cioè per comunque sostenere determinati settori industriali per considerazioni che spesso esulano anche dalla pianificazione dei trasporti, insomma. Quindi per il MaaS, essendo questo un qualcosa di immateriale, non so se si può parlare di incentivo, ma già il miglior incentivo probabilmente sarebbe superare quei due problemi che dicevamo prima, cioè digital divide da una parte e gli operatori dall'altra. Qui diciamo la reticenza, chiamiamola così, di alcuni operatori, legittima, naturalmente, non vogliamo accusare qui nessuno, anzi effettivamente ci sono dei rischi, però riuscire a creare un clima di fiducia potrebbe già essere un qualcosa che probabilmente è il migliore incentivo, perché se poi il servizio funziona, insomma, le persone lo usano, non è che ci siano problemi. Quindi poi ci possono essere delle azioni più mirate, naturalmente, nella pianificazione dei trasporti, anche qui ci possono essere delle idee, magari persone che, ad esempio, questo giusto per andare un po' nel dettaglio, no? Ma è un qualcosa che si può pensare. Se si vuole cambiare, fare in modo che le persone cambino abitudine, gli si può dare una piccola spintarella, un nudge, come si dice in inglese, magari in un momento in cui c'è qualche cambiamento o nella loro vita oppure perché c'è un nuovo servizio di trasporto pubblico. Allora, ad esempio, possiamo fare un esempio, non so, se un giorno verrà aperta la linea 2 della metropolitana a Torino, bene, quello sicuramente è un grande cambiamento che aiuta già le persone a riconsiderare delle scelte magari consolidate che fanno. Quelli di solito sono buoni momenti anche per magari presentare anche una suite di servizi, quindi magari una piattaforma MaaS funzionante, oppure cogliere l'occasione, cosa che non è stata fatta nel 2006 con l'apertura della linea 1 della metropolitana, a cogliere l'occasione anche per ridisegnare l'offerta degli altri servizi di trasporto pubblico, quindi cercare di amplificare un effetto positivo che comunque si avrebbe in questo senso.